Lezione 1. La lista della spesa perfetta. Sono così entusiasta del nostro weekend di cucina. Anch'io! Sarà un'esperienza deliziosa. Oh, e anche molta acqua. L'idratazione è importante. Lo aggiungerò alla mia lista. Hai in mente qualche ricetta specifica? Sì, stavo pensando di preparare un delizioso soffritto di verdure. Sembra meraviglioso. Quali verdure includerai? Ho intenzione di usare peperoni, broccoli e piselli. Scelte eccellenti. Questi aggiungeranno colori vivaci al piatto. Che mi dici di te? Cosa cucinerai? Sto pensando a un'insalata rinfrescante per accompagnarlo. Questo completerà perfettamente il soffritto. Allora dovrò prendere lattuga, pomodori e cetrioli. Ottima idea. Questi ingredienti lo renderanno croccante e saporito. Cercherò anche qualcosa di croccante, come noci o semi. Ah, un'aggiunta meravigliosa. Aggiungeranno consistenza e nutrimento. Parlando di nutrizione, dovremmo controllare se ci sono erbe fresche? Sì, il basilico fresco o il coriandolo potrebbero esaltare entrambi i piatti. Lo scriverò. Gli ingredienti freschi fanno sempre la differenza. Davvero, cucinare con prodotti freschi è davvero piacevole. E fa risaltare i migliori sapori dei nostri pasti. Non dimentichiamo di cercare delle spezie per arricchire le nostre ricette. Assolutamente! Un po' di condimento fa molto. Ti aspetta una divertente avventura culinaria. Lezione 2. Pianificare il viaggio perfetto. Ho sentito che hai bisogno di aiuto con i tuoi piani di viaggio. Bene, ho in programma un viaggio a Londra il mese prossimo. Sembra eccitante. Ci sei mai stato prima? No, questa sarà la mia prima visita. Voglio vedere tutto! Una splendida ambizione. Quali sono le tue attrazioni imperdibili? Voglio assolutamente visitare il British Museum. Scelta meravigliosa. I manufatti che vi si trovano sono davvero affascinanti. Anch'io non vedo l'ora di vedere la Torre di Londra. Ah, la storia lì è affascinante. Avete preso in considerazione una visita guidata? È una buona idea. Voglio imparare tutte le storie interessanti. E che ne dite di provare del cibo locale? Assolutamente. Ho sentito dire che il fish and chips è un must. Sì, e non dimenticate di provare una tradizionale colazione inglese. Non vedo l'ora. A proposito di cibo, cos'altro dovrei esplorare? Ti potrebbe piacere visitare Borough Market per le sue diverse offerte. Sembra delizioso. Adoro provare diverse cucine. Lì troverai molte meravigliose bancarelle di cibo. Questo viaggio inizia a sembrare sempre più delizioso. E hai pensato a come muoverti in città? Ho intenzione di usare il tube, ovviamente. Sembra efficiente. Davvero, la metropolitana è comoda per raggiungere varie attrazioni.
Avrò bisogno di familiarizzare con la mappa prima del mio arrivo. Un'ottima idea, renderà la navigazione più facile. Grazie per i suggerimenti. Mi sento già più preparato. In qualsiasi momento. Continuiamo a discutere dei tuoi piani fino alla tua partenza. Lezione 3. Avventura nel cielo. Guardate quella mongolfiera che si muove lentamente sull'abisso. È bellissimo! Vorrei poterlo provare. Immagina la vista da lassù. Tuttavia, può essere piuttosto scoraggiante. Soprattutto considerando che è oltre un abisso senza fondo. Esattamente. E se qualcosa fosse andato storto durante il volo? Vuoi dire una falla che si sta formando nel palloncino? Precisamente. Ciò aggiungerebbe sicuramente un livello di eccitazione, non è vero? Eccitazione o panico? Sentirei il mio cuore battere all'impazzata. Immagino che i passeggeri avrebbero una bella storia da raccontare. Sì, abbiamo galleggiato sopra un abisso e siamo quasi precipitati. Una storia piuttosto drammatica. Mi chiedo come reagirebbero. Sarebbero terrorizzati o euforici? Probabilmente un mix di entrambi. L'adrenalina può essere piuttosto tonificante. Posso immaginarli ridere nervosamente mentre si tengono stretti. Avrebbero sicuramente creato nuove amicizie in quel momento precario. Siamo sopravvissuti insieme alla grande fuga di palloncini. Potrebbe essere il loro motto. Sarebbe sicuramente un modo memorabile per creare legami. Apprezzo il brivido dell'avventura, ma potrebbe essere troppo per me. D'accordo. Preferisco che le mie avventure siano un po' più radicate. Ti piace fare escursioni o esplorare una nuova città, magari? Sì, un po'. Meno rischioso ma comunque esaltante. E tante storie da condividere senza il dramma delle mongolfiere. Esattamente. Ecco le avventure sulla terraferma. Lezione 4. Credenze stravaganti. Hai saputo dell'ultimo incidente di Susan? No, Cos, è successo? Ha bisogno di 1 centesimo per la sua scarpa. 1 centesimo per la sua scarpa? Sembra strano. Beh, crede che le porterà fortuna. Interessante! Non avevo idea che fosse superstiziosa. Lei lo è una delle sue stravaganti convinzioni. Mi chiedo da dove venga questa idea. Credo che provenga dal vecchio folklore. Affascinante! Hai qualche convinzione bizzarra? Non particolarmente, ma evito di camminare sotto le scale. Questo è un classico. È saggio essere cauti. Che mi dici di te? Quali superstizioni segui? Busso sempre al legno per evitare la sfortuna. Una buona pratica. Sembra abbastanza innocuo. Assolutamente. Inoltre, mi dà tranquillità. Posso capirlo. Le superstizioni possono essere confortanti. E spesso aggiungono un po' di divertimento alla vita, vero? Sicuramente lo fanno,
Un po' di magia nella nostra routine quotidiana. Penso che potrei dare a Susan un centesimo in segno di buona fortuna. Un gesto premuroso. Potrebbe anche rallegrare la sua giornata. Spero che funzioni. Le servirebbe un po' di fortuna con i suoi impegni. Sì, la vita può essere difficile. Tutti apprezzano un piccolo aiuto. Vero? Viva Susan che trova il suo centesimo fortunato. E a tutti noi che accettiamo le stranezze che rendono la vita interessante. Lezione 5. Strategie aziendali intelligenti. Mentre pianifichiamo la nostra attività, dovremo prendere in considerazione prezzi competitivi. Sono completamente d'accordo. Tuttavia, dobbiamo anche sottolineare il valore aggiunto. Esattamente. Il solo fatto di avere prezzi bassi non garantisce il successo. Giusto. I clienti cercano qualità e vantaggi, non solo un affare. Quali valori aggiunti possiamo offrire per differenziarci? Forse potremmo includere la spedizione gratuita o un servizio clienti personalizzato. Sono ottime idee. La personalizzazione può creare una base clienti fedele. Inoltre potremmo fornire garanzie sui prodotti per creare fiducia. Una garanzia dimostra fiducia nelle nostre offerte e rassicura i clienti. Assolutamente. Fa loro sapere che siamo fedeli ai nostri prodotti. Un'altra opzione potrebbe essere quella di raggruppare i prodotti per ottenere un accordo migliore. Ciò aumenterebbe sicuramente il valore percepito. I clienti amano sentirsi come se stessero ottenendo di più dai loro soldi. Davvero? Prenderesti in considerazione anche i programmi di fidelizzazione? Sì, premiare i clienti abituali può aumentare ulteriormente il coinvolgimento. Crea un senso di comunità attorno al nostro marchio. E questo può portare anche al passaparola. Esattamente. I clienti soddisfatti spesso diventano i nostri migliori inserzionisti. Dobbiamo garantire che la nostra strategia tariffaria rifletta sia la qualità che il servizio. Un solido equilibrio ci posizionerà fortemente sul mercato. Esaminiamo i nostri concorrenti per vedere come possiamo migliorarli. Buona idea! Un'analisi competitiva ci aiuterà a perfezionare il nostro approccio. Ecco come creare insieme una strategia aziendale di successo. Lezione 6. Prove nel tempo. Hai mai letto delle prove subite nella storia? Sì, erano pratiche affascinanti, anche se spaventose. C'erano diversi tipi di questi processi, vero? Davvero, alcune comportavano difficoltà fisiche, come camminare sui carboni ardenti. È intenso. Riesci a immaginare la paura che uno deve aver provato? Riesco a malapena a immaginarlo. E se fallissi il processo? La posta in gioco era incredibilmente alta. Il fallimento spesso comportava gravi conseguenze. Credevano davvero che questi processi avrebbero rivelato l'innocenza? Molte culture pensavano che l'intervento divino avrebbe protetto gli innocenti. È sorprendente come la fede abbia dato forma a pratiche così pericolose. Sì, c'erano anche prove che coinvolgevano l'acqua, come essere gettati in un fiume. Si chiamava calvario acquatico, giusto?
O si sono dichiarati colpevoli o sono affondati innocenti? Esattamente, un modo piuttosto drammatico per determinare il proprio destino. Solleva così tante domande sulla giustizia in quei tempi. Lo fa. Come ci si può sentire al sicuro con tali sistemi? Suppongo che sia un promemoria di quanta strada abbiamo fatto in termini di giustizia. Un ottimo punto. I sistemi moderni puntano all'equità e all'evidenza. Sono grato per i metodi scientifici che sostituiscono questi brutali processi. Come me, apprezziamo il nostro sistema giudiziario. Sicuramente, ecco il progresso e la fine delle pratiche arcaiche. Sì, possiamo imparare dalla storia, non ripeterla. Lezione 7. Ricordi preziosi. Rifletto spesso sul tempo che ho passato da solo con i miei genitori. Quei momenti sono davvero speciali. Cosa ricordi di più? Ricordo che ho ricevuto molta attenzione quando sono nato. Oh, posso immaginare. È spesso il caso dei primogeniti. Sì, mi hanno scattato tantissime foto. Ti sei mai sentito una celebrità a casa tua? A volte sì, ero sempre al centro dell'attenzione. Sembra meraviglioso. Scommetto che ti ha fatto sentire molto amata. Sicuramente lo ha fatto. Che ne dici di te? Com, è stata la tua esperienza? Ero il più giovane, quindi i miei fratelli hanno attirato la maggior parte dell'attenzione. Deve essere stato interessante. Hai gareggiato spesso per il loro affetto? Di tanto in tanto sì. Troverai il modo di essere incluso nelle loro attività. Intelligente. Che genere di cose hai fatto per farti notare? Ho imparato a raccontare barzellette e a fare piccole scenette. Sembra delizioso. Ha funzionato per attirare la loro attenzione? Assolutamente! L'hanno adorato e mi sono goduto ogni minuto. È incredibile come i fratelli possano creare legami attraverso il divertimento. Sì, quei ricordi restano con te per sempre. Buffo come la nostra infanzia influenzi chi diventiamo, non è vero? Davvero! Adoro quei momenti e le risate che abbiamo condiviso. Ecco come rievocare le nostre avventure infantili? Lezione 8. Sogni di viaggio. Dove hai intenzione di viaggiare la prossima volta? Sto pensando di visitare Parigi. Ah, la città della luce! Sembra assolutamente incantevole. Lo fa, non è vero? Ho sempre sognato di vedere la Torre Eiffel. Devi farlo. È un monumento imperdibile. Hai considerato quando andare? Sto puntando alla primavera. Allora di solito il tempo è piuttosto bello. Momento perfetto! I fiori sbocceranno, accrescendo la bellezza. Posso già immaginarmi di fare un picnic davanti alla torre? Sembra delizioso. Cos'altro vuoi vedere mentre sei lì? Voglio assolutamente visitare il Louvre. Non posso perdermi la vista della Gioconda. Sì,
è uno dei dipinti più famosi al mondo. Voglio anche passeggiare per Montmartre ed esplorarne il fascino. È una zona così pittoresca. Gli artisti e i caffè creano un'atmosfera meravigliosa. E non dimentichiamoci di concederci croissant e macarons. Assolutamente. Devi provare un croissant appena sfornato da una panetteria locale. Lo farò! Il cibo è una parte fondamentale dell'esperienza parigina. Hai intenzione di imparare il francese prima del viaggio? Spero di imparare alcune frasi di base. Un piccolo sforzo fa molto. Davvero. Le persone apprezzano quando provi a usare la loro lingua. Esattamente, voglio entrare in contatto con la gente del posto mentre mi godo la cultura. Sembra che tu abbia un piano completo. Sono emozionato. Questo viaggio sarà indimenticabile, ne sono sicuro. Ecco la tua prossima avventura a Parigi. Lezione 9. Le voci della rivoluzione. È incredibile conoscere i discorsi infuocati dell'era rivoluzionaria. Davvero, una figura di grande impatto è stata Patrick Henry della Virginia. È famoso per aver parlato contro la tirannia del dominio britannico. Le sue parole risuonano ancora oggi. Dammi la libertà o dammi la morte. Assolutamente. Quella frase accese passione e determinazione tra i coloni. Immagina il coraggio che c'è voluto per alzarsi e chiedere la libertà. È stato audace. Il suo discorso è stato un punto di svolta nella storia americana. Ha radunato le persone a lottare per i propri diritti e l'indipendenza. Cosa pensi abbia ispirato Henry a parlare così? Credo che fosse un profondo senso di giustizia e un desiderio di libertà. La sua convinzione ha innescato un movimento che ha trasformato una nazione. È affascinante come le parole possano motivare così tante persone. Sì, un solo discorso può cambiare il corso della storia. Mi chiedo come abbiano reagito i suoi colleghi alla sua audace dichiarazione. Alcuni potrebbero essere stati ispirati, mentre altri probabilmente si sono sentiti minacciati. Questo ha senso. Le idee rivoluzionarie spesso incontrano resistenza. Assolutamente, ma il coraggio è essenziale per il progresso. La sua eredità ci insegna il potere di una voce forte. Ecco Patrick Henry e lo spirito di libertà che incarnava. Lezione 10. Abbracciare l'individualità. Sai, stavo pensando a quanto siamo unici. Sono completamente d'accordo. Sono me stesso e sono felice di essere speciale. È una mentalità meravigliosa. È importante celebrare la nostra individualità. Assolutamente. Ognuno ha qualcosa che lo contraddistingue. Penso che riconoscere le nostre differenze possa essere molto potente. Sì, ci aiuta ad apprezzare chi siamo e cosa portiamo al mondo. Anche tu sei speciale, sai. La tua creatività traspare. Grazie. Significa molto per te. È vero, la tua capacità di pensare fuori dagli schemi ispira chi ti circonda. Apprezzo le tue gentili parole.
Quale consideri il tuo tratto speciale? Direi il mio entusiasmo per l'apprendimento di cose nuove. È davvero speciale. Condividete sempre fatti e idee interessanti. Cerco di mantenere vive le conversazioni. Che mi dici della tua passione per l'arte? L'arte mi permette di esprimere i miei sentimenti e pensieri in modo creativo. È sicuramente un bel modo per entrare in contatto con gli altri. E ognuno di noi contribuisce al mondo in modo unico. Esattamente. Quando accettiamo noi stessi, ispiriamo gli altri a fare lo stesso. Ricordiamoci sempre la nostra unicità. Sì, ecco come celebrare i nostri tratti speciali ogni giorno. Lezione 11. Consigli di viaggio. Ho appena controllato la politica sui bagagli della compagnia aerea. Oh, e cosa hai scoperto? Sì, puoi portare una borsa grande, ma preparati a riporla correttamente. Questo è buono a sapersi. Cosa intendono per conservarlo correttamente? Vogliono assicurarsi che entri in sicurezza nei vani sopraelevati. Ah, capisco. Può essere piuttosto caotico se tutti portano borse di grandi dimensioni. Esattamente. Immagina la fatica durante l'imbarco. Giusto! Sarebbe come giocare a Tetris lassù. Me lo immagino ora. Tutti cercano di infilare le valigie. E i poveri assistenti di volo! Devono aver visto tutto. Vero, sono come gli arbitri delle nostre battaglie sui bagagli. Forse dovremmo puntare su una borsa più piccola per facilitare il processo. Un'idea geniale. Renderà i nostri viaggi molto più agevoli. Inoltre portare meno bagagli significa più spazio per i souvenir. Esattamente. Ed evita la fatica di trasportare una borsa pesante. Pensi che dobbiamo portare qualcosa di speciale per il volo? Un cuscino per il collo aiuta sempre ad aumentare il comfort durante i viaggi più lunghi. Ottimo suggerimento! Riesco ad addormentarmi quasi subito una volta seduta. Questa è un'abilità utile. Ammiro la tua capacità di addormentarti. Grazie! Forse anche una coperta accogliente sarebbe una buona aggiunta. Sicuramente! Un po' di conforto fa molto nell'aria. Ecco l'imballaggio organizzato e un viaggio senza intoppi. Sì, prepariamoci a solcare i cieli con stile. Lezione 12. L'arte della connessione. Ottimo. Quindi sei qui con Mark? Sì, lo sono! Ti ho cercato dappertutto. Devo dire che questo festival è abbastanza grande. Dove siete andati voi due? Stavamo esplorando le incredibili sculture in quell'angolo. Ah, le sculture sono impressionanti. Hai trovato qualcosa di particolarmente interessante? Assolutamente. C'era una gigantesca scultura di un pesce che ha attirato la mia attenzione. Un pesce? Sembra unico. È stato realizzato con materiali riciclati? Lo era. Apprezzo il modo in cui gli artisti utilizzano la sostenibilità nel loro lavoro. Questo è un approccio meraviglioso.
L'arte può fare affermazioni così potenti sull'ambiente. Esattamente. Parlando di potenti, ho visto alcuni splendidi dipinti prima. Davvero? Di cosa parlavano? Molti raffiguravano scene della natura, mentre altri raccontavano storie di comunità e cultura. È stimolante. L'arte ha un modo di trasmettere emozioni ed esperienze. Lo fa davvero! Credo che metta in contatto persone di diversa estrazione. E questo legame è ciò che rende speciale questo festival. Sì! Mi chiedo se Mark apprezzi le opere d'arte tanto quanto noi. Credo che lo faccia. Ha un grande gusto per l'arte. Se solo riuscissimo a trovarlo con cui condividere le nostre impressioni. Teniamo gli occhi aperti. Sono sicuro che sia qui da qualche parte. D'accordo. Forse dovremmo dare un'occhiata alle bancarelle di cibo. Potrebbe provare qualcosa di delizioso. Ottima idea! Buon cibo e buona arte rendono la giornata perfetta. Lezione 13. Crescere in verde. Sono lieto che abbiamo deciso di visitare questo garden center. Sì, è meraviglioso qui. Amo stare in mezzo alla natura. Questo è buono a sapersi. Quanto tempo impiegano di solito le piante a crescere? Varia a seconda del tipo di pianta, no? Assolutamente. Alcune piante possono germogliare in pochi giorni. Altri possono richiedere settimane o addirittura mesi per svilupparsi. Mi chiedo quali siano le piante più veloci da coltivare. Credo che i ravanelli siano tra i più veloci. Possono essere pronti in circa 3 settimane. È impressionante. Potrei prendere in considerazione l'idea di farli crescere. Aggiungono una bella croccantezza anche alle insalate. Che mi dici delle erbe? Quanto tempo impiegano in genere? Il basilico impiega solitamente circa 2 settimane per germogliare. Perfetto. Le erbe fresche migliorerebbero piacevolmente la nostra cucina. Davvero! E imparare la pazienza fa parte del viaggio nel giardinaggio. Verissimo. È affascinante osservare le piante trasformarsi dai semi. Sicuramente lo è. Ogni giorno porta nuovi cambiamenti e crescita. Sono emozionata solo a pensarci. Dovremmo anche considerare di piantare dei fiori per colorare. Sì. I fiori luminosi possono davvero ravvivare il giardino. Spero che possiamo creare insieme uno spazio bello e fiorente. Ecco i nostri potenziali pollici verdi. Lezione 14. Avventure autunnali. Ricordo di aver camminato a piedi nudi dai mulini per il sidro che incontravo come al solito. A piedi nudi? Sembra delizioso, ma un po' audace. Lo era. L'erba fresca mi rinfrescava i piedi. Posso immaginarlo. Hai mai calpestato qualcosa di affilato? Un paio di volte. Ho imparato a guardare dove mettevo i piedi. Questo deve aver aggiunto emozione alle tue passeggiate. Sicuramente. Ogni passo era un'avventura a sé stante. Cosa ti è piaciuto di più della visita ai mulini per il sidro?
Mi è piaciuto assaggiare il sidro di mele fresco direttamente dalla pressa. Ah, niente batte quel primo sorso di sidro dolce. Esattamente! E il profumo delle ciambelle appena fatte era irresistibile. Quelle ciambelle! Non ho potuto resistere a divorarli. E tu, che ricordi d'infanzia hai dell'autunno? Ricordo di aver raccolto mele con la mia famiglia. Tempi così belli. Sembra divertente. Avevi un tipo di mela preferito? Adoravo le Honey Crisps. Sono così dolci e croccanti. Ottima scelta. Mi è sempre piaciuta la sprezza delle mele Granny Smith. Sono perfetti per la cottura al forno. Hai mai preparato una torta di mele? Oh sì, nella mia famiglia c'erano gare di preparazione di torte. Sembra esilarante. C'erano degli ingredienti segreti? Il mio segreto era aggiungere un pizzico di cannella per aggiungere sapore in più. Strategia solida. Dovrei provarlo la prossima volta. Ecco a ricordare le nostre avventure autunnali. Lezione 15. Il potere della gentilezza. Di recente ho visto qualcuno compiere un atto casuale di gentilezza. Oh, davvero? Sembra adorabile. Cos'è successo? Una donna ha aiutato un uomo anziano a portare la spesa in macchina. Sono sicuro che le ha reso felice la giornata. I piccoli gesti possono essere così edificanti. Davvero mi ha ricordato quanto possa essere potente la gentilezza. Assolutamente. Questi piccoli gesti hanno spesso un impatto maggiore di quanto pensiamo. Sì, possono cambiare l'intera giornata di qualcuno. L'ho sperimentato io stesso. È incredibile come una parola gentile possa sollevare il morale. Ti ricordi l'ultima volta che qualcuno è stato gentile con te? Sì! Una volta uno sconosciuto mi ha pagato il caffè quando mi sentivo triste. È commovente. Dimostra che la gentilezza non conosce limiti. Precisamente, ci incoraggia a diffondere positività. Penso che ispiri gli altri a pagare in anticipo. Di sicuro, la gentilezza può creare un effetto a catena nelle nostre comunità. Voglio incorporare più atti di gentilezza casuali nella mia vita quotidiana. Questo è un obiettivo meraviglioso. Anche piccoli gesti possono fare la differenza. Come lasciare un biglietto allegro per qualcuno o aiutare un vicino. Sì, può essere semplice come offrire un sorriso. Ecco come abbracciare la gentilezza e rendere il mondo un posto migliore. Lezione 16. Esplorare l'ignoto. Hai notato quanti libri e film raccontano storie di come potrebbero essere queste forme di vita? Sì, è affascinante come elementi creativi immaginino la vita oltre il nostro pianeta. Davvero, alcuni ritraggono gli alieni come compagni amichevoli, mentre altri li descrivono come minacce. Mi chiedo cosa influenzi queste diverse prospettive. Forse riflette le nostre speranze e paure nei confronti dell'ignoto. Questo ha senso. Spesso abbiamo paura di ciò che non capiamo.
Esattamente. Ma ci sono anche storie ottimistiche, come quelle di Etibisie Contact. Entrambi sono meravigliosi. Mostrano il potenziale dell'amicizia e della comunicazione. E sottolineano l'idea che la comprensione sia essenziale. Apprezzo il modo in cui queste storie ispirano curiosità sull'universo. Sì, ci incoraggiano a esplorare e a interrogarci su cosa ci è oltre. Hai letto qualche romanzo di fantascienza recente che sia distinto? Di recente mi è piaciuto The Martian di Andy Weir. È elettrizzante e divertente. Ne ho sentito parlare. La miscela di scienza e umorismo è intrigante. Ti tieni impegnato mentre rifletti sulle sfide della sopravvivenza. Adoro le storie che fondono realtà e immaginazione. Anch'io, estendono i confini di ciò che consideriamo possibile. E ispirano le generazioni future a esplorare ulteriormente. Ecco le infinite possibilità di vita oltre la Terra. Lezione 17. Esplorando l'Australia. Stavo pensando al nostro viaggio in Australia. Sì! Non vedo l'ora di esplorare. Sydney ha un bellissimo porto, che è uno dei più grandi al mondo. È davvero notevole. La vista della Sydney Opera House dal porto è iconica. Ho sempre sognato di vederlo di persona. Ti piacerà. L'atmosfera vicino all'acqua è vibrante e vivace. Parlando di posti meravigliosi, che ne dite di Melbourne? Melbourne ha molti bellissimi parchi e giardini. Ho sentito che i Royal Botanic Gardens sono stupendi. Sono il luogo perfetto per una piacevole passeggiata o un delizioso picnic. Sembra meraviglioso! Non vedo l'ora di scattare foto dei paesaggi lussureggianti. Otterrai un sacco di scatti eccellenti, i parchi hanno incredibili esposizioni floreali. Potrei anche riportare delle foto da incorniciare a casa. Sembra un'ottima idea. Ci ricorderanno le nostre avventure. Inoltre, hai dato un'occhiata alla scena gastronomica locale a Melbourne? Sì, è noto per la sua eclettica cultura gastronomica. Qualche piatto preferito che vuoi provare? Voglio provare le famose torte di carne. Sembrano deliziose. E non dimenticate il caffè. Melbourne è famosa per questo. La cultura del caffè in Australia è impressionante. Ho bisogno di sperimentarlo appieno. Dovremmo visitare i caffè locali per goderci davvero l'atmosfera. Assolutamente. Ecco come esplorare Sydney e Melbourne insieme. Sì, non vedo l'ora di creare ricordi duraturi in Australia. Lezione 18. Fitness e divertimento. Ti ho sentito chiedere informazioni sulle lezioni di fitness. Sì, sono interessato a trovare una buona routine di allenamento. Bene, offriamo lezioni di yoga e aerobica 2 volte a settimana. Sembra fantastico! In che giorni si tengono le lezioni? Lo yoga è il martedì e l'aerobica è il giovedì. Perfetto! Potrei usare sia allenamenti rilassanti che tonificanti. Esattamente.
Lo yoga è ottimo per la flessibilità e la consapevolezza. E l'aerobica mi farà sicuramente battere il cuore. Sì, inoltre è un modo divertente per incontrare nuove persone. Questo è vero. Le lezioni di gruppo spesso creano un forte senso di comunità. Hai mai provato lo yoga? L'ho fatto! Mi aiuta a gestire lo stress e a sentirmi centrato. Meraviglioso, sono sicuro che apprezzerai il nostro istruttore. Non vedo l'ora. Come è strutturata la lezione di aerobica? Combina musica energica con coreografie divertenti. Sembra un ottimo modo per sudare. Lo è. E brucerai parecchie calorie nel processo. Sono entusiasta di partecipare. Qualche suggerimento per i principianti? Vieni con una mente aperta e pronto a divertirti. Posso farlo! Mi ricorderò anche di rimanere idratato. Ottima idea! L'acqua è essenziale durante gli allenamenti. Sono curioso di vedere come entrambe le classi si completano a vicenda. Lo faranno? Insieme, creano una routine di fitness completa. Ecco come rafforzare sia il corpo che la mente. Sì! Adottiamo insieme uno stile di vita più sano. Lezione 19. Meraviglie del tempo. Hai notato quanto velocemente il cielo cambia direzione? Sì, è affascinante vedere le nuvole muoversi in quel modo. Mi chiedo quale sia la causa di questi cambiamenti. La meteorologia può essere piuttosto complessa. Davvero? Il meteorologo può avvisare le persone se esiste la possibilità di un uragano o di un tornado. Questo è fondamentale. Gli allarmi precoci possono salvare vite e proprietà. Assolutamente, è incredibile come la tecnologia abbia migliorato le previsioni meteorologiche. Ad esempio, i sistemi radar possono tracciare le tempeste e prevederne il percorso. Sì. E le immagini satellitari ci mostrano gli sviluppi dell'atmosfera in tempo reale. Riesci a immaginare quanto fossero diverse le cose senza questa tecnologia? Deve essere stato incredibilmente difficile avvertire le persone allora. Verissimo, le persone facevano affidamento sui loro istinti e sui segni locali. Oggi abbiamo app che ci avvisano con un semplice tocco. La tecnologia è davvero notevole. Ci aiuta a rimanere informati e preparati. Parlando di preparazione, cosa pensi che dovremmo fare se si avvicina una tempesta? Credo che avere un kit di emergenza sia essenziale. Sì. Cibo, acqua e batterie non deperibili sono un must. E dovremmo rimanere aggiornati sugli avvisi provenienti da fonti affidabili. Esattamente. La conoscenza è potere quando si tratta di condizioni meteorologiche avverse. Ecco come apprezzare le meraviglie del tempo e la scienza che ci è dietro. Lezione 20. Fondamenti di cucina. Oggi ci concentreremo sui prodotti essenziali e su alcuni prodotti di base per la dispensa. Sembra fantastico. Cominciamo con frutta e verdura. Assolutamente. I prodotti freschi sono la base di un pasto sano.
Quali tipi di frutta suggerisci di avere a portata di mano? Penso che le mele e le banane siano ottime perché sono versatili e facili da usare. Sono scelte eccellenti. Che mi dici delle verdure? Anche le carote e i peperoni sono ottimi alimenti base. Adoro i peperoni. Aggiungono colore e croccantezza a qualsiasi piatto. Precisamente! E le carote sono perfette per fare spuntini o aggiungerle alle zuppe. A proposito di zuppe, ti ricorda qualche ricetta particolare? Sì, con questi ingredienti si può preparare una sostanziosa zuppa di verdure. Sembra delizioso. Come trasformiamo questi prodotti freschi in un ottimo piatto? Iniziate rosolando le verdure e poi aggiungete il brodo e i condimenti. Abbastanza semplice. Apprezzo le ricette che non richiedono troppo tempo. D'accordo. I pasti veloci possono comunque essere nutrienti e saporiti. Che mi dici dei prodotti di base per la dispensa? Cosa dovremmo tenere in magazzino? L'olio d'oliva, il riso e i fagioli in scatola sono essenziali. Sono perfetti. Sono facili da incorporare in molti pasti. Inoltre, possono aiutarci a preparare un pasto in pochissimo tempo. Adoro cucinare in modo efficiente. Dovremmo includere anche erbe e spezie? Assolutamente. Le erbe essiccate come l'origano e il basilico possono esaltare notevolmente i sapori. Questo si sta trasformando in un fantastico piano per la nostra avventura culinaria. Ecco come nutrire il nostro corpo con ingredienti freschi. Lezione 21. Gestire le responsabilità. Ehi, hai pagato le bollette questo mese? Sì, l'ho finito solo ieri. È fantastico. Mi sento sempre sollevato una volta fatto. Assolutamente. È soddisfacente spuntarlo dalla lista. Come tieni traccia di tutte le tue spese? Uso un'app per il budget. Mantiene tutto organizzato e facile da gestire. Sembra conveniente. Potrei aver bisogno di provarlo. È molto utile. Puoi anche impostare promemoria per ogni fattura. Questo mi terrebbe sicuramente sulla buona strada. Spesso dimentico le scadenze. Succede ai migliori di noi. Che metodo usi di solito? Di solito mi affido ai foglietti adesivi sulla scrivania. Un approccio classico, ma potrebbe non essere il più efficace. Hai ragione. A volte trascuro completamente gli appunti. Hai mai provato i pagamenti automatici? Non ancora, sono un po' titubante al riguardo. Comprensibile, i pagamenti automatici richiedono fiducia nel sistema. Vero, ma potrebbe semplificare le cose, riducendo la possibilità di incorrere in penali tardivi. Esattamente. Inoltre, puoi sempre rivedere regolarmente le tue dichiarazioni. Sembra un buon compromesso. Potrei provarci. Assicurati solo di avere fondi sufficienti nel tuo account ogni mese. Sì, questo è fondamentale per evitare sorprese inaspettate. Ecco una gestione delle fatture più efficiente.
Sì, che entrambi ci assumiamo le nostre responsabilità mensili. Lezione 22. Strategie di risoluzione dei problemi. Credo sia essenziale incoraggiare gli studenti a pensare a soluzioni ai loro problemi. Assolutamente. Consentire loro di fare brainstorming può favorire la creatività. Sì. Suggerisco spesso loro di scrivere le loro idee, non importa quanto piccole siano. Questo è un approccio intelligente. La scrittura può chiarire i loro pensieri. Ma cosa succede se commettono errori nel processo di risoluzione dei problemi? Gli errori sono una parte naturale dell'apprendimento. Dovrebbero vederli come opportunità. Esattamente. Ogni errore può insegnare una lezione preziosa. A volte, le migliori scoperte nascono da errori, non è vero? Davvero. Incoraggiare un atteggiamento positivo nei confronti degli errori è fondamentale. Ricordo spesso agli studenti che anche i grandi inventori hanno subito dei fallimenti. Geniale. Personaggi famosi come Thomas Edison hanno detto: "Non ho fallito. Ho appena trovato 10.000 modi che non funzionano." Questo illustra perfettamente il potere della perseveranza. Credo che gli studenti dovrebbero sentirsi sicuri nell'esplorare le proprie idee. Un ambiente favorevole consente loro di correre rischi senza paura. Vero, possono imparare ad analizzare cosa ha funzionato e cosa no. Sviluppa le loro capacità di pensiero critico. E li prepara per le sfide del mondo reale che potrebbero affrontare. Ecco come promuovere la resilienza e la risoluzione dei problemi nei nostri futuri leader. Sì. Lasciamoli ispirare ad abbracciare il loro viaggio.